Allora, arrivano spunti interessanti sia da Napoli Catanzaro, ma anche da Kaiserslautern Roma. Spunti interessanti di cui andiamo a parlare. Sì, perché come detto, ribadito e confermato, non è importante il risultato in queste gare, ma di certo gli allenatori già vogliono mettere in pratica, no? Quelle che sono idee, filosofie, un movimento, un sistema di gioco, ci vogliono lavorare, o sbaglio? E attenzione perché da quello che ho visto Antonio Conte va dritto, va molto dritto sul suo 4-3-3. Per quanto mi riguarda, è interessante anche alcuni movimenti provati da Gasperini, per cui di cose da dire ce ne sono e come, allora lo facciamo. Ovviamente, prima, come al solito, un paio di robette veloci. Ci vorrebbero tre docce al giorno, tre docce al giorno perché c'è un po' di venticello qua e là, ma refrigerio poco o niente, ma di questo poi non importa una mazza. Allora, se volete, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare, come al solito, il buon tempone dell'algoritmo che sta lì a cibarsi di pollicioni. Se volete, quindi iscrivetevi per seguire i prossimi di contenuto. Qua oggi per fortuna, dico per fortuna che preferisco le amichevoli a parlare di calciomercato, che poi non è calciomercato, che poi si parla delle stesse trattative da 100 giorni, è sempre la stessa roba. Tu dici, se c'è qualcosa di nuovo, interessante, ok, no, sempre la stessa roba, quindi meglio l'amichevole, ma se volete rimanete connessi iscrivendovi al canale o seguendo la pagina YouTube, sì, YouTube, Facebook, fate un po' come preferite. Grazie signori miei perché comunque il vostro supporto non manca mai, quindi se volete anche din don attivate la campanella. Grazie, 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 grazie. Parto dal Napoli, in realtà, ecco, c'è da concentrarsi soprattutto sui primi 45 minuti della gara perché a differenza della partita contro l'Arezzo, devo dire la verità, ho visto solo il secondo tempo della partita con l'Arezzo, ecco perché non ve l'ho neanche portata. Però lì aveva mischiato un po' le carte, cioè un promiscuo, no? Oggi è andato molto dritto Conte provando la squadra tra virgolette titolare nel primo titolare per quello che sono i disponibili i giocatori disponibili a disposizione dell'allenatore e poi praticamente tutti o giovani o riserve nei secondi 45 minuti. E qui apro il primo spunto. Io ve l'ho detto, lo ribadisco, questa gara in tal senso non dice nulla, ma nelle gerarchie di Conte non pensate minimamente, per quanto mi riguarda, questa è una scommessa che facciamo tra di noi, sì, perché poi il bello è proprio questo, di giochi chiari, non è che uno ha le verità in mano, però per me, lo ribadisco, Luca non è la riserva di Lukaku, e oggi nella squadra dove ha provato tutti i titolari, perché ha provato tutti i titolari a disposizione, lo confermo, Lucca nella squadra dei titolari e Lukaku invece nei secondi 45 minuti, anche per una condizione, quella di Lukaku, ovviamente molto discutibile. Ha provato a fare uno stop, si è incappocchiato, secondo me ha fatto delle robe incredibili. Quest'anno deve lavorare tanto Lukaku se vuole mantenere il posto da titolare, perché Lucca le sue carte se le giocherà. È stato anche un investimento importante quello di Lucca, va detto. Però Lucca anche nei movimenti oggi si è procurato il rigore, ha segnato, è un giocatore che lavora bene sulle palle alte, sponda. Lucca per me, lo ribadisco, per me non è la riserva di Lukaku, secondo me si alterneranno parecchio e se a oggi dovrei fare una scommessa su chi avrà più presenze tra uno e l'altro, io quasi quasi vi dico Lucca, quasi quasi, però ovvio che è presto per parlarne al 26 di luglio, solo chi si espone poi potrà raccogliere figuracce, quale come al solito farò, ma attenzione, comunque ha provato questo 4-3-3 che molto probabilmente sarà il modulo base secondo me della squadra, è vero che Conte poi spesso e volentieri riesce anche nei momenti di difficoltà quando si è trovato appunto a passare a 4-3, ma può giocare con la difesa a 3. Conte è molto versatile in tal senso, bisogna dirlo, l'ha dimostrato l'anno scorso.
Però anche per gli acquisti fatti e tutto il resto, per il fatto che vuole lo stesso Ndoye o comunque un'altra ala, che poi in realtà potrebbe fare anche il quinto Ndoye, quindi buono anche per il 3-5-2. Questi saranno secondo me i moduli. 3-5-2, 4-3-3, ma questo 4-3-3 con veramente Lobotka, De Bruyne, e io già ci vedo McDominay, oggi ci giocava Raspadori, ma ragazzi è tosto, oggi i primi 10 minuti, visto che già si parlava di questo Napoli che aveva perso la prima, nei primi 7 minuti di gol, punto, stop, primi 20 minuti giocata a una porta sola, poi dopo la mezz'ora magari un po' meno forza, proprio perché ovviamente le gambe non hanno tanto minutaggio e se l'è giocata così, con i primi 45 minuti la squadra, ribadisco, tra virgolette titolare e poi tutte i cosiddetti, chiamiamoli, rincalzi. Ed è un Napoli sicuramente propositivo, ripeto, che padroneggia in mezzo al campo perché c'è De Bruyne, ragazzi, ha fatto un tacco delle giocate, viene a prendere palla, è veramente libero di poter anche svariare ed è è sempre una soluzione De Bruyne, per cui sarà interessante quando vedremo anche McTominay. Oggi non c'era neanche Anghissà, quindi ha tanto materiale a disposizione adesso, Conte, ma veramente tanto. Lì davanti oggi Neres a destra, Noalanga a sinistra. Forse Noalanga è quello che ho visto leggermente più indietro perché è sempre quello che prova la giocata, ma non avendo in questo momento la gamba libera, perché sicuramente sarà sopraffatto dai carichi di lavoro, spesso e volentieri magari non è lucidissimo e ha perso palla facendosi sempre no, recuperare. Però ci prova. Io apprezzo il fatto che è un giocatore che ci prova sempre e poi a dalle quando sei in forma puoi fare male. Quindi è un'altra soluzione molto interessante, quella di Noah Lang. Difesa ben messa, beh, ok, ma ha fatto il suo, Rachmani dietro, Olivera da una parte, Di Lorenzo dall'altra, è una squadra fatta. Conte ha le idee chiare, la squadra è fatta, quest'anno ha solo ampliato veramente il materiale a disposizione, quindi parte dall'ottima base dell'anno scorso e quest'anno può solo migliorare per quello che è la rosa che ha a disposizione e quelle che sono le sue idee, no? Per cui è un Napoli che per me parte avanti, l'ho già detto e lo ribadisco. Va bene, andiamo anche un po' alla Roma, perché come vi dicevo, anche la Roma, anche Gasperini sta lavorando come è giusto che sia. Secondo me lavora molto con i difensori. Mi è piaciuta proprio la fase difensiva della Roma che oggi praticamente non ha subito nulla se non quella palla messa nel secondo tempo in mezzo dove è andata a staccare di testa, non mi ricordo chi onestamente. E, e boh, magari mi è sfuggito qualcos'altro, ma una Roma che ha sempre tenuto bene il campo e che si sgancia, partendo proprio da dietro, si sgancia, spesso e volentieri ho visto Mancini, si buttano un po' davanti e che onestamente faceva l'Atalanta lo vuole vedere alla Roma Gasperini. Questo è ovvio, non ci inventiamo nulla, però occhio al lavoro dei braccetti, occhio al lavoro dei braccetti, lui richiede tanto da loro, anche i due esterni ovviamente. Oggi abbiamo visto Rensch, Angelino dall'altro. Interessante la posizione di Pisilli, ha fatto un paio di recuperi lì in alto e stavano propiziando un altro gol. E poi c'è il giocatore che mi piace di più per me, Ferguson, quando sarà in piena forma. Ferguson è un giocatore che secondo me può fare la differenza. Può fare la differenza perché lo vedi già adesso che sa quando deve scaricare la palla, come lavorarla anche spalle alla porta. È un giocatore interessante, veramente interessante. Poi oggi, tra l'altro, è anche quello che fa pressing, va in forcing e va a recuperare palla a un portiere che onestamente doveva fare decisamente meglio. Ma Ferguson, secondo me, è un profilo davvero interessante ed è una bellissima soluzione ritrovarsi un Ferguson lì davanti, ma non soltanto, perché poi ci saranno partite in cui magari serve più il giocatore d'aria
che quando la tocca la butta dentro, che può essere Dovbyk, che io mi aspetto che quest'anno l'hanno scaricato un po' troppo facilmente Dovbyk, ma fatelo lavorare, fate cucinare Gasperini, perché vedremo delle cose interessanti. Da segnalare anche l'ingresso in campo nel secondo tempo del nuovo acquisto Elanawi, me lo scrivo come cavolo lo devo pronunciare, non ci riesco mai, perdonatemi, che ha fatto un fallaccio incredibile, segno anche di personalità, del fatto di voler entrare in campo, di voler sì, di voler proprio entrare in campo, no? Ha fatto un bel fallo, però dopo ho visto una percussione, ho visto delle cose interessanti, è un giocatore che secondo me piace a Gasperini, no? Piace. Vedete che è stato un investimento importante, è stato un investimento importante, e, e credo che ci lavorerà molto sopra il, il Gasp. L'altro giocatore, inutile dirlo, che deve fare lo step decisivo in questa stagione, che nella seconda parte ha fatto decisamente meglio rispetto alla prima, parlo dell'anno scorso, è Sule. Sule è il giocatore che deve dare quella inventiva, e alcune cose buone le ha fatte vedere anche quest'oggi, ovviamente. Ed è qui su questi giocatori che mi aspetto che poi Gasperini incida. E io continuo a pensare che la Roma possa fare davvero bene in questo campionato. È ovvio, ribadisco che oggi la partita amichevole vale quel che vale, ma si intravedono dei segnali. Ribadisco il lavoro sui braccetti, gli esterni. Si lavora, si lavora. Ovviamente anche per la Roma ho visto gambe pesanti, quindi non è facile da giudicare il livello in questo momento della squadra, gambe molto molto pesanti, però nonostante ciò molto equilibrio, squadra ben messa. Vediamo, seguiamola con attenzione questa Roma. E niente, signori miei, questo è tutto. Fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate voi. Se volete, come al solito, e come dico sempre, commentate, perché anche il commento è importante. E noi ci aggiorniamo, va bene? Ci aggiorniamo domani se Dio vuole. Boh. Non lo so, domani è anche domenica, se non c'è niente di interessante. Non lo so, vediamo. Ecco, grande abbraccio. Daneschi.